Oggi facciamo un bel arrostone, vi faccio vedere anche tutti i trucchi per farlo nella maniera più semplice possibile, senza cose complicate che vanno a complicarci la vita. Cominciamo subito. Questa è una coppa di maiale, potete usare anche l'arista, potete usare il pezzo che preferite, la spalla. Praticamente l'arista arriva qui, poi comincia la coppa. Potete farvi dare anche il pezzo di arista, quello che c'è qua, che ha dentro la fascetta rossa, ma noi oggi facciamo la coppa. In questo caso l'arrosto va legato perché sennò vi viene piatto se volete, però vi faccio vedere come si fa in maniera molto semplice. Intanto lo spago, prendetelo da dentro il gomitolo, non da fuori, altrimenti poi vi rotola via dappertutto. Allora intanto bisogna legarlo per la parte, per così, diciamo orizzontale, quindi spago un po' lungo e lo leghiamo prima in testa. Deve essere un po' teso perché altrimenti cosa lo leghiamo a fare? Poi dopo facciamo il giro dall'altra parte, praticamente abbiamo incrociato, no? E lo fissiamo qui in testa al codino e ricordatevi di lasciare questo pezzettino di codino che ci servirà più volte. Facciamo un nodino semplice, fin qui è uguale per ogni tipo di legatura di arrosto. I macellai e anche i cuochi usano la spoletta, praticamente una spolettina che si incrocia, fai così e tiri, però una casalinga non usa la spoletta, è un lavoro che fai una volta l'anno, oppure si gira nella mano, fate l'asola e lo passate sotto, però per molte casalinghe è complicato anche quello. Allora vi voglio far vedere un sistema molto facile per legare l'arrosto a casa per chi lo fa una volta l'anno e non c'ha voglia di ricordarsi tutte le volte come si fa. Quindi lasciate la carne ferma, non dovete alzarla per nessun motivo. Prendiamo il nostro filo e dobbiamo semplicemente girargli intorno all'arrosto. Il codino lasciatelo, non vi preoccupate, lasciatelo lì dove va e tirate leggermente, però non alzatela mai. Tirate leggermente e poi ripassate. Ecco, il primo giro fatelo sopra quello precedente, così ve lo tiene lì. Ecco, vedete? Basta tirare, lui di lì non scappa, non si muove e poi andiamo avanti. Lasciamo circa 3 cm tra un giro e l'altro. L'importante è che non alziate mai la carne e tirate. Vedete che sta lì, non si muove. È molto semplice come sistema, io non so perché fanno tante storie, sti cuochi televisivi. Allora, tirate un po', vedete dove volete che scappi, sempre 3 cm e andiamo avanti così. Vi ripeto, non alzatela mai. Ecco. Ora siamo arrivati in fondo, facciamo l'ultimo giro in fondo, vedete l'ultimo, così, passo sempre sotto dalla stessa parte. Adesso torniamo indietro, è per quello che sono stato lontano 3 cm, quindi lo faccio leggermente incrociato, torno indietro e vado a mettere lo spago negli spazi dove non l'avevo messo prima. Ricordatevi sempre, pollice, passare sotto e via, pollice, passare sotto, tirare e avanti. Siamo alla fine, adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro e andiamo a cercare il codino per legarlo, che è qua, non è che è scappato. Ecco, arriviamo qua, facciamo un piccolo nodo e la chiudiamo lì e abbiamo legato il nostro arrosto, da qui questo non scappa. Vedete come è legato bene? Non scappa mica da qua, senza tante storie, spolette, strani movimenti magici. Abbiamo fatto il nostro arrosto legato e adesso lo cuciniamo. Per l'occasione ho tirato fuori la teglia della nonna, Sta teglia qui è del 45, non sto scherzando, è del 45. Dentro il mio arrosto. C'è Zampa che non ce la fa più, qui davanti dovete vederlo. Allora, un po' di aromi, salvia, rosmarino, abbondanti aromi. Salvia, rosmarino, giù di salvia che ci vado pesante e ci metto anche del timo dentro anche lui, timo a volontà. Per prima cosa bisogna condire bene la carne. Allora, olio, poco olio, è inutile che mettete un quintale di olio, carne di maiale è già grassa, non c'è bisogno di mettere, se volete metterci il lardo alla pancetta, ma secondo me è un suicidio. Ci metto un po' di paprika, un pochino di paprika, dolce, non è piccante questa qui, paprika dolce, che darà una certa rotondità di gusto e anche leggermente saporito, un tono leggermente saporito, un po' di sale, non tantissimo, quello che serve, un po' di pepe e adesso noi gli andiamo a dare una bella strofinata e gli facciamo un bel massaggino, bel massaggino fatto bene, massaggio shiatsu. Vedete che anche lo muovo, lo giro, lo spago non salta mica via, non scappa.
A proposito di trucchetti, quello dello spago ve l'ho fatto vedere, dopo vi faccio vedere anche come si fa a capire bene quando è cotto un arrosto, perché tante volte succede che guardi la ricetta, arriva il momento di vedere se è cotto, il cuoco ti tira fuori il termometro, magari con la sonda, dice andate al cuore dell'arrosto, guardate che abbia almeno 70 gradi, ma mica tutti c'hanno in casa il termometro. Quindi vi faccio vedere come si fa a capire quando un arrosto è cotto senza trappe, cose complicate. Ok, guardate che bel colore rosso, guardate le mie mani, una pulita e una sporca, perché? Perché adesso per andare a lavare la mano al rubinetto almeno non sporco il lavandino, sportelli, il rubinetto eccetera eccetera. Andiamo a fare un arrosto un po' particolare, ci mettiamo una mela un po' aspra, questa è meglio, questa è una Fuji, ecco, un pochino aspra, va bene anche le Grasmith, quelle tutte verdi, ma non le golden, quelle gialle, non confondetele. Quindi una mela, poi ci metteremo anche la cipolla e il miele. Lasciategli la buccia e tirate via solo i semi perché potrebbero dare fastidio dopo. Non mettete le patate dentro adesso perché dopo vi assorbono tutto il sugo e dopo avete l'arrosto senza sugo perché se lo sono ciucciato le patate. Una bella cipolla grande oppure due piccoline, va bene bianca, va bene bionda, va bene rossa anche se dà un colore un po' brutto grigio alla salsa, però se è bianca o bionda è meglio, ecco. La cipolla tagliata alla grossa, perché se è grosso l'arrosto deve essere grosso anche il resto, altrimenti dopo ora che cuoce l'arrosto la cipolla vi si brucia. E sai che c'è Beatrice? Io gliene metto dentro un'altra di mela, così farà un pochino più di salsina. Siccome ho detto che facciamo la ricetta facile, una cosa importante, questo tipo di taglio di carne non perde i succhi se noi la mettiamo dentro nel forno, così l'importante è che il forno sia caldo, quindi noi evitiamo di farla soffriggere sul fornello, anche perché così è un casino, fumo, sgocciolamenti dappertutto, quindi noi la mettiamo direttamente nel forno caldo a 180 gradi, per poi sono pezzi di carne così. Inforniamo direttamente senza soffriggerlo sul fornello, non serve per questi tipi di carne, per questo pezzo qua, 180 gradi almeno un paio d'ore e poi controlliamo. Dopo circa 30 minuti andiamo a visitare il nostro bello arrostino. Io nel frattempo ho alzato a 200 gradi la temperatura perché il mio povero forno vecchio scassone non ce la fa. Come vedete si è rosolato in superficie, lo giriamo punzecchiandolo leggermente, ecco, non andate dentro troppo, lo giriamo. Poi ci aggiungiamo del miele, io ho il miele fatto dal nostro vicino qui che è buonissimo, lo metto sopra un pochino, diciamo tenete conto circa un cucchiaio poco più, ecco, e lo rimettiamo dentro per altri 30 minuti. È passata un'altra mezz'oretta, quindi andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Si è rosolato bene sopra, direi. A questo punto cosa facciamo? Lo giriamo ancora punzecchiandolo dolcemente senza scassarlo, ecco. Adesso una spruzzata di aceto, questo è aceto di miele ma va bene qualsiasi tipo di aceto, serve per contrastare il dolce della mela, il dolce della cipolla, e una bella tazza di vino bianco. Adesso lo mettiamo nel forno e ce lo possiamo dimenticare per un'ora. Passata un'oretta e ormai siamo a 2 ore, dovrebbe essere cotto. Come si fa a capire quando è cotto l'arrosto? Si prende un forchettone, si va nella parte più grossa, si fa un bel buco, non 50 buchi, uno. Si tira fuori, guardate, ha schizzato fuori del liquido, quindi vuol dire che non è ancora cotto, ci vuole ancora qualche minuto. Siccome è bello rosolato sopra, ne approfitto per girarlo ancora, così si oscurisce, si gratina, si rosola per bene anche da questa parte, ma gli manca davvero poco, ve lo faccio rivedere. Vedete, è uscito appena un po' di succo, volendo potrebbe andare ancora bene, però io un quarto d'ora ancora glielo do. Nel frattempo preparo anche una padellata di patate in padella arrostite. Perché non le fai nel forno, Gabriele? Perché ormai i miei ragazzi si sono abituati così. I miei ragazzi si sono abituati che gli faccio le patate al forno in padella, e a parte che si fanno in 10 minuti queste qua, e quindi niente, gliele faccio in padella e che faccio prima. Padella antiaderente di quelle buone, un po' di rosmarino, le patate tagliate a cubettini abbastanza piccoli, una girata, un coperchio, tra 10 minuti le giro un'altra volta, totale 20 minuti sono cotte. È passato un quarto d'ora, andiamo a dare un'occhiatina come prima.
nella parte più grossa, facciamo un bel buchino, tiro fuori, non esce niente, guardate, fa giusto una bollicina, è cotto, è pronto, a parte che si sente dalla consistenza. Comunque quando non esce il succo vuol dire che è cotto ed è inutile lasciarlo in forno. Il fondo è ancora umido, quindi non devo aggiungere acqua né niente. Ora facciamo la salsa e tagliamo l'arrosto. Allora, ho fatto passare quei 5 minuti perché sennò veramente non si può neanche maneggiare da quanto è caldo. Tiriamo fuori dalla pentola. Intanto faccio notare che è già sparito un pezzettino, una crostina qua sull'asse. Adesso gli togliamo lo spago. Con questo avanzo qui di mele, cipolla, sughetto, facciamo la puccetta, la salsina. Uso un frullatore, usate un po' quello che volete, quello che avete. Tiro un po' da parte i rami di rosmarino, tutta la roba insomma un po' magari dura. La salvia no, la salvia la lascio dentro e metto tutto nel frullatore. C'è un profumo incredibile perché l'aceto, quella punta di aceto che ho messo è andato a contrastare tutto il dolce che c'era dentro nell'arrosto in cottura ed è buonissimo. Facendo in questo modo non c'è bisogno di usare farine addensanti, niente, semplicemente maciniamo la mela e la cipolla. Se macinate con un frullatore normale state attenti quando macinate roba calda, perché se non sono chiusi a pressione bene come questi magari vi spara in alto, quindi o fredda però o se no la fate un po' alla volta, ecco. Ecco qua, ma che bella salsina densa, coltellino, coltellone o una forbice, via lo spago, facile. Via tutto lo spago, voilà. Tagliatelo ancora caldo, appena prima di servire, non c'è bisogno di tagliarlo fine, tagliatelo pure generosamente, guardate che meraviglia, guardate che roba, perfetto, mamma che roba, va che roba, va, fantastico. Et voilà, messieurs. Hein?